il percorso che noi intraprendiamo per sviluppare la fiducia. A me è piaciuto le 6 tappe definite da il libro Un corso in miracoli. A me è piaciuto appunto questo percorso, le 6 tappe che secondo me definiscono perfettamente tutto il percorso. Allora, si parte con la prima parte, che è il periodo di disfacimento. Cosa accade in questo periodo? In questo periodo noi percepiamo una mancanza perché qualcosa ci viene portato via e quindi si prova dolore. Portare via cosa significa? Me l'hanno rubato, il compagno che mi ha lasciato, il figlio che se n'è andato di casa, magari io sono molto... qualcuno che è morto, la casa che mi è stata portata via, non ho più il lavoro. Chiaro, quindi gli esempi possono essere... Tantissimo. Esatto. E tutti questi... Anche tutti questi insieme. Abbiamo visto, vi ricordate la 6ª ferita emotiva, quando tu provi tutto e non la sai gestire. Quello che... Seconda tappa. No, siamo ancora nella prima. Quello che l'esistenza ci sta comunicando è che quelle cose che hanno un valore nullo per me, oggi, qui e ora, non prima, non dopo, qui e ora, in quello che sto sperimentando in questo momento, se ne stanno andando e ho bisogno di creare spazio per qualcosa di nuovo. Si stanno trasmutando, si stanno trasformando in qualcosa che mi è utile. Vi ricordate la legge di Lavoisier? Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Non è più sotto quella forma, arriverà sotto un'altra forma, ma devo lasciare lo spazio, perché quello non mi è più utile. Utile per quello che io intendo, i miei obiettivi. Ricordatevi sempre la famosa richiesta al genio, al nostro spirito guida. Non c'è bene o male, ma c'è quello che io chiedo. E quindi ciò che sto sperimentando è perché ho chiesto di arrivare ad un determinato obiettivo. Qui e ora o prima di incarnarmi. Ricordiamoci anche sempre questo aspetto, non dimentichiamolo mai. Di certo è un periodo che io percepisco molto difficile nella mia vita questo, perché devo passare da tutta una serie di comprensioni, spesso non facili appunto, e quindi un periodo difficile. Devo però partire dall'aspetto che è utile il cambiamento. È utile per cosa in generale? No, è utile per quello che è il mio obiettivo. Chiaro? Sempre, ricordiamoci sempre, non dimentichiamolo mai, la contestualizzazione. Quindi non è mai generico. Fase 2. Fase 2 è è il cosiddetto periodo di discernimento. È una fase particolarmente complessa. Essendo consapevole che i mutamenti nella vita sono fondamentali, perché abbiamo passato la fase 1 dove abbiamo metabolizzato questo aspetto, ci ritroviamo a dover scegliere ciò che è utile e nel mentre dobbiamo lasciare andare ciò che è inutile. In generale, no, sempre relativo al nostro obiettivo. Questa fase, alcune cose che prima appunto ritenevo utili non lo sono più. Alcune cose che prima ritenevo inutili diventano utili. Quindi anche qua purtroppo noi diamo sempre una connotazione assoluta di utilità e inutilità e invece va sempre reso reso partecipe al percorso che stiamo facendo in quel momento. Terza fase è definito periodo di rinuncia.
consapevole che molto di ciò che desidero è in realtà inutile. Infatti un desiderio non è una volontà. Anche qua è un aspetto veramente interessante perché devo capire qual è. La fase di discernimento è stata la fase precedente, quindi l'ho compreso, adesso devo riuscire a rinunciarci, a lasciare andare. Fase molto importante, però ricordiamoci che la fase del lasciare andare è una fase collegata sempre al terzo chakra. Infatti nel terzo chakra cosa c'è anche nella fase finale? L'intestino, che si conclude con l'ano, che è proprio la fase di escrezione del lasciare andare. E quindi qua capiamo per esempio i momenti di stitichezza e di diarrea, che hanno un significato molto importante. Ok? Periodo di rinuncia però ha una caratteristica importante. Perché? Perché magari nel periodo di discernimento mi sono reso conto che un obiettivo che inseguivo da sempre in realtà non era un mio obiettivo, ma ho dedicato gran parte della mia vita a quell'obiettivo e quindi è davvero difficile lasciarlo andare. Infatti è il famoso tutto quello che ho fatto per questa cosa, adesso doverla mollare, che ne so, il cambiare casa, il mollare l'attività per fare dell'altro, è sempre qualcosa. Qualche mebaina. Esatto. Però, percependo questo come un dono, scompare questo conflitto del rimango, non rimango, lo tengo, non lo tengo, e riesco a fare la mia decisione che significa recidere qualcosa, cioè quella parte lì. Alla fine, insomma, come quarta tappa abbiamo il periodo cosiddetto di stabilizzazione. In questa fase noi creiamo le radici, le basi, le fondamenta per ciò che abbiamo imparato precedentemente ed è un momento, chiamiamolo così, un po' di tregua. Sai, quei momenti di stasi, infatti è un momento di stabilizzazione, cioè di rendere qualcosa fermo. Però è una tappa del percorso, quindi è importante, è un po' come quando io faccio la gettata e dopo devo aspettare che si asciughi. È un po' questo aspetto, ok? È anche la comprensione che fino ad ora io ho fatto tutto da sola, perché le fasi precedenti devono essere state solo esclusivamente mie. Ma da qua in avanti è anche importante, quando arrivano, accettare gli aiuti o chiederlo l'aiuto. Perché un obiettivo è tale se è utile non solo a me stessa, ma anche ad altri, che può essere un'altra persona o l'umanità intera. Vi ricordate che avevamo parlato ancora di questo aspetto. Arriva quindi il contrario, il periodo di destabilizzazione. Quindi noi passiamo da un momento di staticità ad un nuovo momento di movimento. Scelgo quindi di continuare basandomi su ciò che ha valore e non su ciò che ha prezzo, vi ricordate? Ora c'è un passo qui veramente difficile da fare, veramente difficile da compiere, perché è un passo decisivo, cioè uscire dal giudizio. Presente quante volte noi ci blocchiamo perché c'è il giudizio, sì, faccio quella scelta però uscire dal giudizio e chiedere solo ciò che davvero voglio in ogni circostanza che si andrà a sviluppare fino all'ottenimento del mio obiettivo. E che ovviamente dipende dall'obiettivo che io ho fatto, ho messo lì, ho stabilito. Infine abbiamo il cosiddetto periodo di conseguimento ed è il momento in cui
io sono in pace. Perché? Perché ho ottenuto il mio obiettivo. Quindi sono nel flusso del creatore perché ottenendo quell'obiettivo io adesso lo posso mettere a disposizione di chi? Di me stessa e degli altri. Quindi le fasi sono molto importanti.